Ciao a tutte le videomatrici e videoamatori di Senza Fissa Dimora e benvenuti in una nuova puntata di Discorsi da Giardino. In questa rubrica cerco di affrontare dei temi un po' più light che mi vengono ispirati appunto da restare all'esterno in un clima come quello di adesso veramente perfetto. Cercherò di imparare a fissare la telecamera che è là, che non è per niente istintivo farlo, perché a parte che non si vede la telecamera, ma mi viene, ma mi viene in continuazione da guardarmi a me lì come per parlare con qualcuno, che in questo caso sono sempre io, mentre invece è importante che tenga il contatto visivo con voi che siete dall'altra parte, che invece mi guardate dritti negli occhi. Oggi parliamo dell'importanza di capire come ragioniamo, i meccanismi del nostro cervello, perché come avrete capito dal titolo, se non siamo noi ad occuparcene direttamente, dovremmo subire chi lo farà per noi, nel senso che non si può neanche dire che affidiamo ad altri, perché questo affidare preclude che noi abbiamo una consapevolezza nell'affidare, è un po' come delegare. In questo caso specifico del nostro cervello, dei meccanismi di come funziona il nostro cervello, se la prendono, se lo sono già presi, se lo sono già studiati e se li sono già presi le metodologie, le tecniche, i sistemi con cui il nostro cervello lavora, arriva a determinate conclusioni, e vi posso assicurare che si sta facendo di tutto per, userò un termine un po' forte, hackerare il nostro cervello. Scusate, bevo un goccio. Vi presento anche, colgo l'occasione anche per presentarvi la strepitosa tastina di Senza Fissa Dimora. Vi invito a fare un giro nella piccola boutique che trovate con alcuni prodotti, chiaramente servono per sostenere il mio lavoro. Se deciderete di acquistare anche solo uno di questi prodotti, sono prodotti simbolici alla salute. E quindi vi volevo un po' introdurre questo argomento per farvi capire l'importanza che ha, perché siamo passati probabilmente negli ultimi 20-30 anni a un livello inimmaginabile di manipolazione, di abuso ed uso di tecniche di tutti i generi, da quelle dell'interrogatorio della CIA, da quelle delle torture che si usano in ambito militare, alle torture psicologiche che si usano in campo di interrogatorio, alle tecniche della PNL per la vendita di prodotti, all'associazione di idee, all'infantilizzazione. Ce n'è una miriade di queste tecniche da elencare, e per dirla tutta, una volta queste tecniche venivano usate in grandissima parte da commercianti, sì, per dirla in una maniera anche che vi fa sorridere, erano i venditori porta a porta, i primi veri utilizzatori della PNL, di molte tecniche anche aggressive di vendita. Poi si è passati ai CDA delle grandi lobby, si è passati alla tipologia di prodotti, alla scelta del design di prodotti, ad esempio, che si trovavano all'interno nei supermercati. Poi si è passati alle grandi ditte di automobili che hanno fatto fare un po' il salto di specie, per usare un termine di attualità, alla programmazione neurolinguistica, ma non solo, a tutte le tecniche di marketing aggressivo. E piano piano ci siamo trovati che a distanza di 30 anni, per farla breve, sono i governi a usarle contro di noi, e lo sono i governi attraverso tecniche di comunicazione molto più avanzata, attraverso l'uso dei social network, attraverso l'uso della propaganda, eccetera eccetera eccetera. Perché faccio questa breve introduzione? Perché ci troviamo ad oggi che è sempre più importante che noi capiamo alcuni meccanismi che servono che serve averne coscienza
per un motivo molto semplice, perché una volta che abbiamo preso appunto coscienza di questi meccanismi, dopo è difficile ricadere negli stessi errori. Vi faccio un esempio: quando noi leggiamo su un quotidiano un titolo di giornale, tipo scoperto il gene della vecchiaia, scoperto il gene di quella determinata malattia. Bene, in automatico il nostro cervello trae una conclusione, cioè che il gene che trovato, il gene della vecchiaia, equivale che abbiamo trovato la cura contro la vecchiaia. Quando, anche se voi andate a leggere l'articolo, in molti casi non c'è nessun riferimento ad aver trovato la cura per la vecchiaia che equivalga a trovare la cura. Ma perché invece il cervello fa questo abbinamento? Il perché è molto semplice: abbiamo una parte del cervello che è tra le più vecchie, senza fare lezioni di anatomia, che ragiona su dei valori temporali molto molto brevi, spazi temporali molto molto brevi, cioè cerca la soluzione facile col minor dispendio di energie possibile nel più breve tempo possibile. E questo è la base più istintiva, cioè quando si lavora su questi fattori, quando si lavora su questi termini, soluzione facile, subito, adesso, possibilmente senza dispendio di energia o col minimo dispendio di energia, stiamo parlando della sopravvivenza, cioè del livello più base. E infatti di solito queste argomentazioni parlano a questa parte di noi. E in campo medico, ad esempio, si sfrutta proprio questa nostra tendenza ad associare il nostro corpo, la nostra sopravvivenza a una malattia, qualsiasi essa sia, anche se non è mortale, però si enfatizza il concetto della malattia per fare lavorare la nostra parte del cervello più essenziale, cioè si abbassa il nostro quoziente di intelligenza in proporzione all'argomento che si tratta, cioè più siamo vicini all'istinto e più si è stupidi. Perché dico questo? Perché sono meccanismi fondamentali per la sopravvivenza. Si deve valutare, ad esempio la via di fuga, si deve valutare l'unica via di fuga in caso di pericolo. Non esistendo più un pericolo reale nella società, si attribuisce gli stessi meccanismi ma a dei pericoli che ad oggi si chiamerebbero virtuali, cioè che non esistono, vengono creati dalla narrazione. E la narrazione lavora proprio in questo senso, crea uno scenario catastrofico dove l'unica via di uscita è l'acquisto di un determinato prodotto. E questo è proprio il meccanismo ideale. Perché? Perché preclude dalla nostra parte il minimo sforzo possibile, cioè non facciamo niente, siamo seduti sul nostro divano, facciamo un click, compriamo su Amazon quel determinato prodotto e abbiamo finito. Oppure ci mettiamo in lista di attesa per quel determinato prodotto e è finito. Prendiamo un appuntamento per andare dal medico per farci dare quel determinato prodotto ed ecco che siamo a posto, la nostra coscienza è salvata, abbiamo salvato il mondo da una situazione catastrofica, ci siamo salvati noi per primi perché ci siamo protetti, siamo diventati immortali, invincibili e tutto va bene, perché hanno lavorato sui nostri istinti primordiali e ci hanno praticamente ridotto a degli imbecilli. Gli stessi meccanismi, ad esempio, ci sono per quello che riguarda il clima, che lavora sugli stessi parametri, nel senso che lavora sulla sopravvivenza. Questa volta non si tratta di una sopravvivenza direttamente legata alla nostra vita, alla nostra salute, ma è una sopravvivenza legata direttamente al nostro pianeta. Quindi se possibile è ancora più a un livello emozionale più alto, perché in quel caso, nel caso precedente si parlava di sopravvivenza della razza umana, nel senso come proprio numero e come persone, soprattutto poi si tendeva a indicare una certa fascia della società, una certa parte della società, fragili, non fragili, più o meno fragili, più o meno vecchi, più o meno
eccetera eccetera eccetera. In questo caso qui invece, quando si parla di clima, si parla di tutto il pianeta, quindi la sopravvivenza della nostra specie nell'arco temporale che include anche la Terra, quindi stiamo uccidendo la Terra, no? Chiaramente sono due narrazioni totalmente fasulle, totalmente inventate, sono due scenari creati semplicemente per farvi arrivare a utilizzare la parte del vostro cervello più fredda, la cosiddetta parte rettile, ma la parte che non è debita al ragionamento, non è debita alla costruzione di scenari suoi, non è debita alla visualizzazione, ad esempio. Non è in grado di costruire una sua visuale, di lavorare, ma è in grado solamente di sopravvivere. La stessa cosa si verificava quando si parla di immigrati, no? Perché fanno vedere foto di bambini, perché fanno vedere foto di donne incinte, perché fanno vedere violenze su bambini, violenze su donne incinte, violenze sulle parti più fragili, perché emozionalmente siamo più coinvolti e tendiamo a non ragionare, tendiamo a non valutare l'integrità del fatto, ma di valutare solamente la parte più ancestrale, la parte più vecchia, la parte più di sopravvivenza, e di prendere le difese indipendentemente dall'ambito di dove avviene. Non si valuta nient'altro che non sia la nostra sopravvivenza legata a quella persona. Per questo è molto importante capire come funzionano certi meccanismi della nostra mente, perché così ci mettiamo un po' al riparo da una certa tipologia di giornalismo, da una certa tipologia di propaganda diretta solamente alla vendita di un prodotto, facendo leva su questi meccanismi. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. Come sempre vi invito a mettere un pollicione in su se vi è piaciuto questo video. Se vi interessa seguire il mio canale, potete iscrivervi al mio canale, potete anche condividere questo video sempre che questi argomenti vi piacciono, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!